Immagina di svegliarti all'aperto. Niente casa, niente vestiti veri, solo pelle, vento e freddo. Il tuo corpo è rigido, hai dormito poco, hai fame. Devi muoverti subito perché restare fermo significa consumare energie che non hai. E allora cammini scalzo su terra dura, pietre, spine. Ogni passo fa male, ma non puoi fermarti. Un fatto duro, per gran parte della preistoria. Una ferita infetta o una notte troppo fredda bastavano ad uccidere un adulto sano. Non serviva un predatore, bastava il corpo che cedeva. Ora dimmi una cosa, senza pensarci troppo. Con il tuo corpo di oggi, abituato a sedie, a cibo sicuro e riparo, quanto tempo pensi che resisteresti così? La realtà quotidiana era semplice e dura. Mangiare non era garantito, perlomeno non ogni giorno, e non per tutti sicuramente. La fame era normale, e non come emergenza, ma come stato continuo. Si mangiava solo quando si trovava qualcosa. Potevano essere radici, frutti stagionali, piccoli animali, a volte niente. Questo voleva dire corpi sempre al limite. Pochi grassi, poche riserve. Bastavano 2 o 3 giorni senza cibo perché la forza calasse in modo evidente. Un adulto doveva camminare ore per cercare il cibo, ma lo faceva già indebolito. Ogni giorno consumava più energie di quante ne recuperasse. Quando il corpo non compensava più, arrivava il collasso. Non improvviso, ma progressivo. Sempre più lento, sempre più debole. Il rischio era costante. Non c'erano superfici sicure. Si cadeva molto spesso. Si tagliavano mani e piedi usando pietre. Le ferite erano piccole, ma aperte, senza pulizia, senza protezione. Un'infezione poteva iniziare in pochi giorni. Un esempio pratico. Un taglio al piede rendeva difficile camminare, e camminare meno voleva dire cacciare meno. Cacciare meno significava mangiare meno. Mangiare meno significava indebolirsi molto di più, ed era poi una catena di conseguenze che si andava a susseguirsi. La morte faceva parte della routine. Le stime sugli scheletri preistorici mostrano che molti adulti non superavano i 30 anni. Molti bambini non arrivavano nemmeno all'età adulta. E non per un singolo evento, ma per un accumulo di stress fisico. Insomma, vivere significava usare il corpo ogni giorno senza margine, senza protezione, senza un recupero vero. Bisognava solo resistere abbastanza a lungo da arrivare al giorno dopo. E spesso non bastava. Ora fermiamoci un attimo e respiriamo. Perché mentre ascolti tutto questo, anche in questo caso, una domanda ti sta già passando per la testa e non te la sto mettendo io. Ce l'hai già. Come facevano davvero a non crollare subito? Qui noi non stiamo parlando di eroi, non parliamo di casi eccezionali. Qui stiamo parlando di persone normali, corpi normali, messi ogni giorno sotto pressione costante. Ora io lo so, tu già stai confrontando tutto questo con la tua vita personale, quindi con il tuo corpo, con quello che consideri stanchezza o fatica. E la curiosità vera non è se erano più forti di noi, ma tutt'altro. Cosa aveva il loro corpo che il nostro non ha più? Questa è la domanda principale, perché se era così davvero dura, come hanno fatto ad andare allora avanti? Fermati un attimino su questa domanda, cominciamo a dare un attimino delle probabili risposte, perché se il cibo mancava spesso, se il freddo era continuo e se una ferita poteva uccidere, facendo 2 più 2, come poteva essere che questi sono arrivati fino ad oggi? La risposta non è romantica, né tantomeno eroica, ed è molto più concreta di quanto si possa pensare. Allora, la prima risposta non è nel corpo singolo, ma è nel gruppo, ok? Da soli si durava molto poco, insieme si poteva durare molto di più, non per forza, ma più a lungo. Le persone si muovevano in piccoli gruppi stabili, ognuno faceva qualcosa di preciso. Chi camminava meglio esplorava. Chi conosceva le piante le raccoglieva, chi era ferito restava indietro. Ma non veniva lasciato subito, ok? La cooperazione non era una scelta morale, era una strategia di sopravvivenza.
suddividersi i compiti riduceva gli sprechi di energia. Un gruppo che condivideva il cibo sopravviveva più facilmente di individui isolati. Anche quel poco cibo, se distribuito, permetteva a più corpi di restare funzionanti. I ruoli erano chiari, non erano fissi per tutta la vita, ma adattabili. Se qualcuno non poteva cacciare, poteva magari preparare gli strumenti. Se qualcuno era troppo giovane o troppo debole, poteva magari sorvegliare i bambini, raccogliere della legna, segnalare dei pericoli. L'utilità non era forza pura, era fare qualcosa che evitasse delle perdite e degli sprechi inutili. I più deboli non venivano sempre abbandonati subito, non per compassione, ma perché ogni corpo aveva un costo già pagato. Crescere una persona richiedeva tempo ed energia, l'abbiamo visto nel video precedente. Perderla significava perdere quell'investimento. Ora, finché una persona poteva ancora contribuire, restava salda nel gruppo. Le strategie quotidiane erano molto semplici. Muoversi meno quando il cibo scarseggiava. Sfruttare ripari naturali per ridurre il freddo. Dormire vicini per conservare calore, usare sempre gli stessi percorsi per evitare incidenti. Non erano soluzioni definitive, erano piccoli adattamenti continui. Ora, queste risposte però non è che eliminavano il rischio, lo abbassavano appena, ma spesso quel poco bastava per superare una stagione, bastava per arrivare a domani. E nella preistoria arrivare a domani era già una vittoria silenziosa. Un'altra risposta stava nel modo in cui il corpo veniva usato, non potenziato. Non si spingeva sempre al massimo, si dosavano le energie. Ora, le persone imparavano presto a muoversi con economia, camminare senza scatti, portare dei pesi vicino al corpo, evitare salti inutili. Ogni movimento superfluo consumava calorie che non tornavano indietro. E questo non era istinto, era apprendimento quotidiano fatto di errori pagati a caro prezzo. Ora, un esempio pratico. Durante gli spostamenti lunghi non si correva quasi mai, ma si manteneva un passo costante, lento, che permetteva di comunicare e respirare senza affanno. Chi accelerava per arrivare prima arrivava stanco, si feriva, diventava un problema. La resistenza contava molto più della velocità. Un altro aspetto era la gestione del dolore. Non si aspettava che passasse, ci si conviveva. Piccole ferite venivano coperte con delle fibre, resine, con del fango secco, non curavano, però riducevano il contatto, riducevano il peggioramento. Quindi il corpo guariva da solo, quando poteva ovviamente. Quando non poteva, purtroppo si continuava finché non si crollava. E anche il riposo era diverso, non c'erano lunghe pause, c'erano però micro soste frequenti. Sedersi, accovacciarsi, appoggiarsi. Il corpo veniva rimesso in equilibrio più volte al giorno. Questo cosa evitava? Evitava crolli improvvisi, però non eliminava la fatica, ma la distribuiva durante il cammino. La vita seguiva le stagioni in modo stretto. Quando faceva freddo si faceva meno, quando il cibo abbondava si accumulava energia, non oggetti. Mangiare di più non era festa, era preparazione. Il corpo diventava una riserva temporanea. Ecco, queste strategie non rendevano la vita sicura, no, la rendevano sostenibile per un po', abbastanza da poter continuare, abbastanza da non fermarsi subito. E nella preistoria questo era il margine, piccolo, ma era reale e concreto. Non hanno resistito perché erano più forti di noi, non avevano muscoli speciali o superpoteri, non erano invincibili, ok? E non hanno resistito perché la vita fosse più giusta, non lo era affatto, era corta, imprevedibile e spesso era molto crudele. Loro hanno resistito perché hanno imparato presto i limiti del corpo e non quelli teorici, ma proprio quelli reali. Loro hanno resistito perché smettevano prima di spezzarsi, perché rallentavano, perché accettavano di fare meno e non di più, quindi di non strafare.
Hanno resistito perché il corpo non veniva spinto per dimostrare qualcosa, ma veniva usato per durare. Hanno resistito perché la sopravvivenza non era una prova individuale, era un equilibrio fragile tenuto insieme da esperienza, abitudini, scelte minime e attenzione continua. Non c'è eroismo qui, c'era la dignità di corpi che non cercavano di vincere contro il mondo, ma di restare dentro il mondo abbastanza a lungo da lasciare tracce. Il corpo umano non è nato per essere comodo, lo abbiamo reso noi oggi comodo, è nato per adattarsi. Oggi infatti noi viviamo in un mondo che riduce il rischio, rallenta il danno, rimanda le conseguenze. Ed è questo che ci ha fatto però dimenticare una cosa molto semplice. La resistenza non è spingere di più, è capire quando fermarsi. E questo la preistoria ce l'ha insegnato chiaramente. Bene amici, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Come al solito fatemi sapere con un bel pollicione in su, commentate ragazzi, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo episodio, dove vi aspetto più carichi di prima. Alla prossima, ciao ciao.